finisce qui, Napoli-Venezia, finisce 1-0 per il Napoli ed è un po' un rammarico per il finale. Io sono un po' deluso per la cavolata che fa Candela di nuovo, perché di fatto li sbuccia il pallone e poi insomma quella palla lì arriva a Raspadori che mette dentro. Sì, fa l'ennesimo errore, nell'ennesima sconfitta, fatalità, lui sbaglia e perdiamo. Comunque non l'avremmo vinta probabilmente, però avevamo No, beh, però un possibilità pareggio. di pareggiarla, sì, un 0-0 sarebbe stato veramente ottimo. Poi per carità, cioè, il Napoli l'ha meritata, in fin dei conti comunque nel primo tempo è stato bravissimo Stankovic a parare il rigore, a fare un altro grande intervento su Lukaku mi pare, quindi va benissimo così, al di là di questo, cioè, il risultato è giusto, però in fin dei conti era pur sempre 0-0 e se si evitava quell'errore lì, magari fino alla fine, questo però non possiamo saperlo perché appunto cioè, è successo, magari un pareggio lo riuscivi a portare a casa. Sì, anche perché fino all'80° abbiamo resistito benissimo, in difesa sono stati veramente bravi a reggere, a lottare contro un Napoli che comunque non è una squadra debole. Sì. E come hai detto tu anche nel prepartita, comunque le partite del Napoli non finiscono mai con risultati, con Tac. tanti gol. Tac proprio, è vero. E infatti immaginavo che avrebbero segnato all'ultimo, però speravo non per un errore ennesimo di Candela. Cioè, fa veramente male perché oltre a quello tutti gli altri hanno fatto veramente bene. È vero. Quindi se Candela non fosse entrato, probabilmente non ci sarebbe stato quell'errore. Questo non lo so, non so se magari avrebbe sbagliato qualcuno, però a me secca che ci sia quell'errore lì, perché va a compromettere una grandissima partita di tutti gli altri e a lui non riesco a perdonarglielo, perché non fosse il primo, Appunto, fosse con il altre primo. partite dove ha sempre fatto il suo, ma fa una brutta partita, cioè entra e fa l'errore, a me fa male, cioè mi girano anche, capito? Sì, è imperdonabile in questo caso, basta. Non è la prima volta, adesso comincia a essere il gol con l'Atalanta, che praticamente lo concede lui, e contro la Juve, vabbè dai è perdonabile perché la palla gli arriva lì, concede rigore alla Juve. Sì, poi ci sono E altri... stavolta ce n'è uno Sì, che sì, sicuramente mi sto infatti altri dimenticando. due probabilmente. Basta, Quindi cioè sì. basta. Capisco perché non schiera titolare, però di fatto comunque gli ha dato fiducia, nel senso facendolo entrare dopo. Anche l'altra volta però, Quando è Sì, entrato dopo, però, cioè, gli è andata, cos'è, contro la Juve. Vabbè, ma sì, quello quella è prima un ancora. Sì, sì, po' sì, no. sfortuna. Però a sto punto io direi consiglierei di Francesco che devo dire ha preparato un'ottima partita a livello difensivo, nulla da rimproverare assolutamente. Anche sulla formazione. Sì, anche sulla formazione che alla fine ha fatto un po' quel che avevo pensato nel prepartita, nel senso di mettere Yeboah a Stagno e sacrificare poi un palo lasciandolo in panchina perché per mettere in difficoltà un po' questa difesa del Napoli. Peccato perché non siamo riusciti a ripartire bene tante volte, infatti per quello dico che in fin dei conti il risultato è giusto perché offensivamente abbiamo creato poco, che ci stava, però secondo me potevamo ripartire un po' di più volte, invece sempre un errorino, qualcosa che non ha permesso di ripartire con decisione e far male a questo Napoli, perché comunque gli mancava anche Buongiorno, quindi i presupposti per magari provare a infilzarli c'erano, però di fatto è la miglior difesa del campionato, così sarà, così cioè, è rimasta perché non ha subito gol, quindi c'è un motivo ecco, dove arriva questo successo del Napoli di Conte e del fatto che non prende gol, che gli basta fare un gol e finisce la partita, giustamente perché non ne prende e quindi i 3 punti arrivano. E appunto il rammarico è lì, il rammarico per quell'errore lì è... non so cosa dire, cioè io consiglierei di Francesco, riprendo, mi ero un attimo perso, di non schierarlo più, cioè di non schierare più Candela perché tra tutti veramente mi sembra quello più mentalmente fuori fase, perché io degli altri veramente non ho nulla da dire, non ho critiche da fare a nessuno, cioè ha fatto la partita che potevamo fare di fatto perché il Napoli è molto forte anche a livello di singoli, a livello tattico è strutturata la sua idea, poi per carità c'è anche Lukaku davanti che con la sua felicità fa paura. Sì, ha fatto 2 tiri uguali praticamente.
E Sì, lui è un caso che non ci abbia segnato, nel senso che sì, ci è sì. andato veramente di culo. Anche Stankovic ha fatto delle belle parate oggi, come sempre. Anche il Clamoroso. rigore, che ci Sì, stavamo sì. dimenticando, però No, no, io l'ho c'è detto. stato. Sì, clamoroso, Sì, sì, cioè sì. Stankovic bene, ma al di là di quello tutta la difesa. Alla fine anche lì il Napoli bastava andare in verticale, pallone su Lukaku e lui te la teneva, cioè non perdeva Infatti. mai pallone e con la forza fisica sfondava e arrivava al tiro. Lì veramente sono stati bravi tutti, offensivamente forse si poteva fare qualcosa in più, forse lì sono un po' rimproverabili Yeboah e Oristagno, però è una partita difficile comunque. Ti trovi Infatti. veramente, erano veramente da soli in attacco. Sì, ci hanno Potevano far di provato. più, però resta il fatto che potevano far di più sicuramente perché cioè, quello dovevano fare, nel senso ripartire con la loro agilità, la loro rapidità, Sì, no, ci hanno provato non sono sicuramente, riusciti però tanto. se ti trovi davanti una difesa così è difficile. Però Mm, dicevo, cioè, secondo me senza Buongiorno un po' di speranza in più l'avevano, però non è stata. Cioè, il dominio del s- Napoli è stato talmente netto, diciamo, che sì, le occasioni sono state poche per farlo e quelle poche le abbiamo gestite male. Poi esatto, è quello il punto, che vengono gestite male. Per il resto hanno fatto tutti bene, veramente. E l'unica cosa che riesco a parlo a livello pensare... difensivo, Sì, sì, sì. o io. L'unica cosa che riesco a pensare ora è l'errore di Candela, cioè non riesco più a pensare a tutto il resto e veramente mi dà troppo fastidio come cosa. Sì, peccato anche secondo me per il finale, nel senso che non siamo riusciti ad andare a far provare, cioè, ci abbiamo provato a Sì, tornare sul pareggio, però di fatto vabbè, lì, secondo me, in quei casi lì la partita ormai l'hai già settata su i parametri di devo difendermi fino all'ultimo. esatto, Arrivi all'80°, sei ancora 0-0, pensi a quello. esatto. L'allenatore ha preparato quello, chiaramente. E quando Poi poi ti sì, trovi così, ma si è visto che cosa erano un fai? po' abbattuti dopo il gol, ma è normale, cioè, hai resistito 80 minuti, poi Una hanno provato in cazzata. ogni modo a fare, però si vedeva che non erano più in partita, non vedevano l'ora di chiudere, cioè che finisse la partita, perché ci sta, Cioè, ci hanno cioè, provato, però non con decisione, anche no, perché il esatto. Napoli, se gli chiedi di fare quel tipo di partita lì, la sa fare benissimo, cioè di chiudersi dietro Mm, e cercare di ripartire. Le hanno sfruttate anche loro male, le ripartenze in sì, quegli ultimi istanti. E di fatto questa è stata la partita, non c'è molto altro da mm, dire. Cioè, non è sbagliato. Mi dispiace prendermela ancora con candela, ma di fatto è così. Cioè, è un errore grave. E non dite di no, ditemi voi cosa ne pensate, scrivetelo qua sotto. Per me è un errore grave. sì, Continua a fare errori gravi, quindi è giusto sottolinearlo, cioè non ne posso più. Cioè, sì. spero di non vederlo più in campo. È un mio pensiero, siete liberissimi di dire che Beh, sono non so in cattivo, quanti possono ma penso essere che sì, dai. contro quest'idea, nel senso, cioè, è oggettivo, non può essere contro. No, sì, Tutti sì. vorrebbero che non giocasse più, però probabilmente o non ci sono soluzioni al posto di Zampano, magari Zampano. No, chi era uscito? Carboni. Carboni, vabbè, anche lui ha giocato effettivamente, Sì, che sì, buona prestazione anche per un ragazzo che non gioca mai, quindi cioè ha buona preferito prestazione, dai. Carboni che a Candela, ovviamente. Vabbè, comunque ne parliamo nel video di domani, Sì, nel video dei esatto. commenti. Diteci la vostra qua sotto nei commenti, diteci cosa ne pensate di questo match, se ci sono argomenti che non abbiamo detto sicuramente perché Mm, il pensiero va a quell'erroraccio che ha fatto Candela mm. e appunto domani faremo un video apposito di risposta ai vostri commenti. Detto questo, sempre e comunque, forza È Venezia! sempre Forza Unione.